Ciao amici del 3TV, se anche voi vi state domandando com'è andare a vedere il Gran Premio di Las Vegas con un budget di non diciamo quanto, questa volta abbiamo il video per voi, questa volta ce l'abbiamo e ce l'abbiamo soltanto noi, ce l'abbiamo Manu, soltanto noi, diglielo, solo noi, guardate il video. Sembra impossibile, ma invece è arrivato il giorno, il D-Day. Siamo in tangenziale a Brescia, stiamo dirigendo verso Malpensa, direzione per il momento New York. Guardate il video e lo scoprirete, ma l'avete letto nel titolo, immagino, l'avrete letto nel titolo. Adesso anche il Manu non guidi tu? No, non guida lui, no, qua no. Non guida lui, non abbiamo ancora preso il brevetto, però potrebbe essere la nostra grande next big thing. Andiamo, noi andiamo. Manca ancora un po', non ho l'orologio, sto guardando l'orologio, ma che ore sono? 10 in punto. 10 in punto, tra una mezz'oretta si parte. Sì. Ci vediamo tra 9 ore. Siamo arrivati dopo 25 ore di viaggio, però vi vorrei far vedere questa cosa qua. Là vediamo l'MGM New York, di là c'è la pista, alla nostra sinistra. Sì, siamo in questo momento all'area. L'atmosfera natalizia è già partita qua. Praticamente a ridosso della curva 15-16 se non mi sbaglio. Se arrivano là dove c'è scritto Paris, dove c'è, vedete quel mega giant screen rosso, girano praticamente lì sotto. Flowers every morning. Viene sempre da piangere questa canzone e Paolino lo sa. Manu, allora oggi è il primo giorno di race, primo giorno di race, come sempre l'MGM là dietro in New York. Noi siamo qua da Italy, no, purtroppo non abbiamo spiccioli da dare. Se venite a Las Vegas, insomma, sappiate che c'è anche questa cosa, questa usanza. Non fa freddo, no? Non fa freddissimo, diciamo. Ha piovuto stanotte alle 4, ha fatto una sborfadina, pioveva ieri sera, ma sai che se resta così con quel rettilineo da 1.8 km ce la possiamo giocare. E tutte quelle curve strette, poi arrivate alla fine di questo video per scoprire se abbiamo avuto ragione, anzi probabilmente se lo state guardando sapete già. Bene, adesso andiamo, facciamo un giro. Noi siamo sempre nella zona Italy, perché al parco MGM è quasi tutto Italy, e andiamo verso il Bellagio. Che dici? C'è Bruno Mars anche al parco MGM insieme a noi. Manu, lo si può vedere, c'è Bruno Mars. Andiamo. Credo che non riusciremo mai a essere più vicini della pista di così, Manu. Questa qua, signori, è la pista. Salutiamo anche il press. Ciao press, siamo sulla pista. Wow, Callo, mai visto questo? Mai visto questo, Callo? Mi sento un po' gene, sono 200 metri praticamente in pista. Siamo nella zona del Mirage, qua davanti a noi ci sono proprio le tribune del Mirage e di fronte c'è il Venetian. Adesso proviamo ad andare al Venetian, anche perché là c'è il merchandising, c'è l'hub ufficiale del merchandising. Ma poi caro il mio Manu, perché Manu Micheletti vuole fare la colazione mitica al Lux Caffè del Venetian. Ma la domanda è, ma a quest'ora ci daranno ancora la colazione? Ne hai parlato benissimo, quindi si mangia benissimo. Però andiamo, si sta bene. Per voi che continuate a chiedermi, ma fa freddo lì? No, si sta bene, sta bene con una felpa, un giubbino leggero e una maglietta. Vi faccio vedere, si sta talmente bene che guardate il tizio davanti.
siamo arrivati al Venetian. Tu non eri fiducioso, invece vedi che siamo arrivati al Venetian. Siamo arrivati al Venetian, ve lo faccio vedere. Assurdo, ma ci siamo arrivati. Il giro assurdo è perché c'è la pista e quindi alcuni dei miei shortcut tipici non ci sono. La pista è là dietro, eh. Questa è praticamente l'inizio, vero caro Manu, sì, del rettilineo lunghissimo della strip, anzi in particolare il rettilineo lunghissimo della strip inizia lì alle mie spalle, dove vedete scritto Mobile 1 adesso, perché lì dietro c'è il Wynn e lì proprio c'è la curva a sinistra, esatto, che poi porta sulla strip. Niente Manu, quella famosa colazione andiamo a vedere se c'è. Andiamo a vedere se c'è, andiamo a vedere se c'è fuori. Siamo al Venetian, siamo nella zona che collega il Venetian al palazzo, per chi di voi è un abitué di Las Vegas. Questa è la famosa scritta Love, giusto per farvi capire di nuovo se siete degli abitué. Dietro di me c'è la Alpine e vi faccio vedere la coda per andare al Formula One Hub. Questa è la coda che c'è per andare al Formula One Hub. Questo è il Formula One Hub. Però la coda si sviluppa fino là in fondo e poi torna indietro 3 o 4 volte. Siamo dentro al Venetian, vedete qua c'è la scritta The Venetian, quindi insomma non credo che entreremo nel lab oggi, così ve lo dico. Volevamo entrare nel lab anche perché ci sono vendono le borsine trasparenti nel lab, o meglio ti danno la borsina trasparente, altrimenti senza borsina trasparente non possiamo entrare con nulla dentro zona, diciamo così, chiamiamola del circuito. Vabbè, andiamola in fondo e vediamo cosa succede, Manu. Allora, questo è l'AVO. Se volete venire a Las Vegas a fare una roba stuzzichevole di grande classe spendendo tanto, potete pure venire all'AVO. Poi qua girano, schiacciano e poi basta. E poi succede di tutto, caro il mio Manu Micheletti. Ma tra l'altro la curva non è subito qua, ma è un po' più avanti, sì. Perché in uscita rientra un pelo. È geniale, lui è geniale. Certo. Avete appena visto di spalle Christian Horner e Jerry Halliwell. Jerry è ancora in forma. Bravo, mi piace. Adesso non so se la mettiamo perché siamo appena stati da Sotheby's, esatto, al Wynn, un paio di acquisti. Esatto, abbiamo partecipato a un paio di aste, non siamo riusciti nemmeno a mettere la base d'asta. C'era allora la tuta autografata di Michael Schumacher del 2023, valore 2003 ovviamente, grazie Manu, 20-25 mila dollari di valore stimato. A fianco c'era, abbiamo fatto la fotografia e lo vedrete, magliette di Tom Brady del 2023, sì. Secondo me no, perché si è ritirato, però c'era scritto 2023, quindi no, però giusto, perché si è ritirato quest'anno, ma la stagione che è finita, è finita a gennaio 2023, da 1,5 milioni a 2,5 milioni di dollari. E quindi dicevo al Manu, cazzo, Schumacher 25.000 autografata, Brady 1,5 milioni, 2,5 milioni. Va detto che Brady c'era scritto esplicitamente indossata, mentre Schumacher non c'era scritto esplicitamente indossata, quindi magari è questo. Caro mio amico Manu Micheletti, ammettiamolo,
sono dei fottuti geni. Niente da Perché la sfera vista da qua, se ci pensi, ti fa capire quanto è geniale. Perché ci fai tutto con quella roba lì. No, una cosa, Ci fai tutto. una cosa fuori di testa. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Siamo al 109esimo perché siamo arrivati a 108, questo è il 109esimo piano. 350 metri. Ho tirato un attimo su, mi è venuto da istintivamente andare in avanti col corpo. Dico solo questo. Siamo alla Fremont Street Experience, la vecchia Las Vegas, la vecchia Las Vegas. È sempre bello venire qua, un po' che non ci venivo. È sempre molto figo perché è una versione ancora più alternativa. È ancora più alternativa, caro mio Manu. E qua la cosa bella è che ci sono i vecchi casinò di una volta, della prima Las Vegas, la viva Las Vegas vera, che non era quella della strip, e ve li facciamo vedere. Watermelon sugar, respiri a pieni polmoni, mi raccomando, Lei respiri a pieni polmoni, Micheletti, lei respiri a pieni polmoni. Manu, siamo Eccomi. a fianco del palazzo. Ci stiamo incamminando. Qui c'è la pista, Lì dietro c'è la pista, ma soprattutto là in fondo c'è lei. Non si può non vedere. Non si può non vedere, c'è la sferona. Manu, siamo dentro, adesso là c'è c'è il check delle robe che ci portiamo dentro, ma abbiamo scannerizzato i biglietti, quindi i biglietti che abbiamo comprato funzionano. Come record probabilmente di primi italiani che entrano al Gran Premio di Las Vegas, perché io non credo che il nostro amico sia già entrato, che abbiamo incontrato ieri in aeroporto, e basta, ci siamo. Bello della volta. Ma non Micheletti, a parte che siamo dentro, ma è entrato uno con uno zaino gigante. Allora, facciamo vedere perché siamo così illuminati, perché dietro abbiamo la sfera. Sappiamo che si è appena spenta, giustamente. E niente. Ci siamo fatti le paranoie stamattina perché non abbiamo giù lo zaino No, quello lì, guarda quello lì. Non abbiamo il zaino trasparente, non possiamo entrare. Ma quindi? Come facciamo? Ma scusa, dai, io dopo chiedo a questo punto. No, vabbè, ma sono perplesso, scusa, c'era scritto che dovevano essere trasparenti. Allora Manu, praticamente ci hanno dato il braccialetto della Heineken perché dimostriamo di avere più di 21 anni, ma a parte, cioè, potevano anche non chiedercela, voglio dire, l'ID, ma va bene, e così non dobbiamo far tirare fuori il documento tutte le volte per bere l'alcol.
Dunque, allora, stiamo tutti molto calmi. Stiamo tutti molto calmi. Bene, 11 minuti di prove libere e poi sessione sospesa e annullata. Annullata, sì, sì. Annullata. Quindi noi adesso andiamo a vedere Kylie Minogue perché non c'abbiamo nient'altro da fare. Parrebbe che un tombino si sia alzato, non si sa bene come e perché, e ovviamente tra tutte le macchine che poteva prendere il tombino e spaccare tutto, telaio, fondo, centralina che salta. Chi? Ovviamente la Ferrari Carlos Sainz. Molto bene ragazzi, molto bene. Manu si è subito lasciato andare alla disperazione, mi ha detto ma 15 ore di volo per me. In realtà Manu, se ci aggiungi le scale tutto 25 ore di viaggio, però non disperiamo. Andiamo a vedere Kylie Minogue. Vabbè, se lo spettacolo come quello di prima. Ma infatti, andiamo. Dunque amici di Electric TV, ci siamo ricordati che allora abbiamo il colpevole della sospensione della prova libera. Sappiamo che è colpa di tutti. Eravamo alla Stratosphere oggi e siccome abbiamo tuttora il biglietto per salire fino all'1 di notte al bar, al ristorante, ho detto teniamolo perché metti che sospendono le libere, andiamo alla Stratosphere. Colpa sua. Ma è per questo che io azzecco sempre i risultati esatti quando scommetto. No, però prima delle prove libere mi avevi detto ho delle buone sensazioni. Abbiamo chiuso primo, Quello sì, è vero. 3 motori Ferrari nei primi 3, Leclerc e le 2 Haas. Gesto per far capire a tutti che siamo italiani, quindi aspettiamo. Mezzanotte 17, dovevano iniziare 17 minuti fa le FP2, stanno decidendo se farlo alle 2:30 di notte. Beh, comodo per noi che siamo svegliati alle 5:50 causa fuso, oppure se farlo domani mattina alle 11:30 che si scombussolava un po' i piani relativamente, dai, sì. relativamente. Vabbè, tanto siamo venuti a vedere un altro pezzo di pista. Dunque Dino la parole. Caro mio mano Micheletto, allora noi abbiamo aspettato che ci dicessero bene ragazzi alle 2 si fanno le libere, e in effetti pare che alle 2 ci siano le libere, ma due to safety reason, per i nostri fan e il nostro staff abbiamo deciso di chiudere tutto all'1:30, quindi voi dovete andare a fare i coglioni all'1:30, noi corriamo a porte chiuse. Questa sembrerebbe essere la cosa. Vedete, e dietro pieno di gente che ci sta seguendo, davanti a noi è uguale. Che dire Manu? Che dire? Potremmo fare una diretta. Potremmo fare una diretta. Fino adesso era un evento bellissimo, che è andato benissimo, però facciamo una diretta, dai.
Siamo in coda da circa un'ora, visto che eravamo iniziato all'1:15 per entrare allo store. Sappiamo cosa dobbiamo prendere, non sappiamo se c'è. Ma voglio dire, dopo ieri sera non ci fa più paura niente. Dopo ieri sera non ci fa più paura niente. Andiamo ragazzi, oggi giornata soleggiata, ma siamo leggermente più leggeri rispetto a ieri. Forse abbiamo acquistato dopo tanto penare, diciamo così. Ti vedo bello carico, eh? Abbastanza. Io ho preso questa. Ci siamo Manu, ci siamo. Siamo più leggeri ieri sera, ma abbiamo dietro la felpa pesante. Pare scenda a 10 gradi stanotte. Noi, ve lo dico, andiamo a mangiare, perché non abbiamo ancora mangiato niente. And Lewis, who are you picking as your two drivers? Yeah, I think, well, we've heard some fun stories of Yuki, and I think we'd be able to drink him on the table pretty easily. So, well, I think Valtteri can drink a lot. He's definitely a tough guy. So, and then, well, I think Lewis could get us in anywhere. So, Tactical, we like it. In America vuoi non mangiare l'hot dog? Che cazzo, cioè, voglio dire. Concert movement number 2. Raise the roof. Ready, go. Rock concert movement number 3. Wave your hands in the air like you just don't care. Ready, go. Movement number 4. The behind the head leg stretch. Ready, go. Ciao amici Electric TV, eccoci qua, felpati nuovi con la lingua non felpata, soltanto noi felpati. Abbiamo bevuto una birra nelle ultime 24 ore che per onestà, a parte Manu Micheletti che non beve la birra, purtroppo c'è questa malattia che non riusciamo a risolvere. Se avete dei consigli per aiutarci a risolvere, sono ben accetti, scrivetelo nei commenti. Manu, stiamo andando in tribuna, dobbiamo prendere quel ponte là che ha una nota Diciamo quasi. quel ponte ha uno sponsor che non mi è nuovo. Very curious to see how that develops, and that's all thanks to this weather that we're dealing with. Fall in Las Vegas, it's a little chillier than we expected. That's the issue with the curve is you try to take as much of it as possible until it fully destabilizes the platform and takes the That might have been. And in order to keep the battle alive with Perez, 7 points as we get to keep it going. This could be
last night. That's the thing. You know, you can do whatever you like. It's one mistake, one missing out. You can still one of the chicanes. Yeah, that's one. Place. Yeah, like I said. Unless you. For him, but with Manu, io l'avevo detto e facciamo primo e secondo, io l'avevo detto. 2 giorni, 4 previsioni, azzeccate tutte e 4. Tutto, io prendo tutto, cazzo! Siamo sopravvissuti. Ricomincia un'altra giornata, siamo sopravvissuti a una notte da leoni. Alla fine tra una baiata siamo andati a dormire alle 4. Ma no, era 4 e mezza che andavamo nel letto. 4 e mezza che andavamo nel letto, sono le 10 del mattino, però non siamo particolarmente gonfi. No, per il momento no. Al momento no. Oggi è il grande giorno, speriamo di fare la storia, Manu. Mi fermerò qua. Fermiamoci qua, non andiamo. Si nota che oggi è il terzo giorno che siamo qua, perché non abbiamo nessun... Si nota, loro. no, ma lo dico io tanto loro no. Scrivetelo nei commenti se si nota. Perché siamo senza giubbino, siamo solo in maglietta. Abbiamo imparato, ce lo sapevamo già, però abbiamo detto facciamoci quei 2 chilometri in più, anche 4 sì. Al giorno, e torniamo a Sympathy for the Devil del Rolling Stones intanto, e torniamo in hotel a prendere la roba, così possiamo girare in maglietta. Visto che non ne facciamo abbastanza. Ma attenzione, perché stiamo per compiere un'azione molto importante. Finalmente, dopo 3 giorni e mezzo di peregrinaggio, di vagare, il buon Manu Micheletti potrà finalmente acquistare le tante cognate calamite di ricordo, calamite di ricordo ai milioni di gente che me l'hanno chiesto. Calamite di ricordo. Molto bene, andiamo.
Siamo sulla strip, stiamo andando verso The Nation, che come ormai sapete è il nostro punto di ingresso. E io sono un po' teso, è un po' che lo dico. Poi mi giro e vedo il Manu che fa e faccio: oh Manu, sei un po' teso? E lui cosa mi ha detto? Che se va come speriamo facciamo la storia. Allora la storia Instagram o Facebook, quello che è. Facciamo la storia nel senso che... Storia, c'è la storia vera proprio. Manu, se va come deve andare, entriamo negli annali di qualsiasi cosa. Sì. Qua suonano, ragazzi, vi faccio vedere un po'. Entrando, ragazzi, stiamo entrando. Niente, Manu, ci siamo. Non siamo scaramatici. Che potete vederlo anche dall'altra parte, ragazzi. Sì, le foto fatele dall'altra parte, perché fa tanto, lo vedete uguale esattamente. Adesso camminate e c'ha ragione. Watch your step. Woo! Stiamo entrando, raga. Manu Micheletti dietro di me. Là in fondo c'è l'ingresso. Facciamo il solito ingresso, ma non andiamo di... No, facciamo il solito ingresso. Facciamo il solito ingresso, che sono veloci e poi non si cambia niente. Siamo andati a cambiarci per rimettere gli stessi vestiti, ragazzi. Non puoi venire a dirmi così all'ultimo momento. No. Scusate, ho detto una cazzata, non lo faccio più. Yeah. It's cute. Allora, la polizia ha detto: carina questa telecamera, quindi è approved by the police department. Piccolo close up della sfera, non so se si vede, ma sono un sacco di palloni giganti, sono dei cerchi, sono dei mega cerchi. Anche perché voi, amici di Electric TV, sapete che io e il buon Manu Micheletti qui presente siamo degli Swiftie. Noi amiamo Taylor Swift soprattutto per la profondità dei testi. Ebbene, direi che adesso andiamo a mangiare. Cosa dici, Manu? Perché noi adesso, visto che abbiamo pagato e compreso il biglietto, noi abbiamo deciso di far fallire il promoter, visto che noi non ci hanno dato i 200 euro di voucher, noi ci mangiamo robe per 400 euro, abbiamo deciso così. Mi sembra giusto. Molto bene. Era compreso, c'è scritto all you can eat. Certo che era compreso all you can eat, infatti all you can eat fino a quando non vomitiamo. Andiamo. Siamo ancora in pochi stasera, col fatto che invece di iniziare alle 8:30 inizia alle 10, probabilmente la gente se la sta prendendo comoda, ma ancora una volta i nostri commissari preferiti che già ieri erano qua a godersi
confidence is here. We've had a great day yesterday. The pace has been there since FP1. So now it's all about converting that ball into victory, which has been one of our weaknesses this year. But this weekend, as you said, I think we are stronger than where we've been since the beginning of the season. So I really hope that we can take that opportunity and find a win. It's a very cold though. Raining seems to be an issue. Is it the team? A 7-time world champion and a British racing icon, introducing Now Lewis, I have to say, that was the biggest cheer so far. How are you feeling about the car in terms of the race pace? A bit of a tricky day yesterday. Have you got more confidence in it today, do you think? La gente che scende a Fiumi, guarda quanto viene. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, and the rocket's red glare, the bomb bursting in air, it gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Viva Las Vegas! Ah, un cambio irrivedibile come... Manu Micheletti, mancano 5 minuti. 5 minuti. Ce lo dice anche il maxi schermo. 5 minuti, 5 secondi. Siamo quasi. Fortuna che c'è la musica che almeno ci distrae un po', perché l'ansia comincia a essere importante, mi viene da dire. They say that what happens in Vegas stays in Vegas. Does the soft tire ever come into play? I don't think so. We've been talking about in terms of Verstappen. He's not a big fan of the razzmatazz of the show business side of Vegas. I looked at his suit as he pulled it up. He's got Elvis on the side as well as each of his stars. So there you go, guys. This is such a special moment for all of these drivers. You can feel it when you talk to them off the record. Pull into position. We'll look for the 5 lights on the starting gantry, and when the lights go out, the race is on. Here they come. Go time. Male, Very start from Verstappen. Now let's see if that Aston gets restarted up.
you know, he's in a point scoring position. I would assume he wasn't chased for long before the Ferrari blistered him. Yeah, exactly. Leclerc's really on it now. Russell in it. This is really exciting. Get close behind him, so the Ferrari is in the turn line, ruin his tires in short order. Good point. Open, obviously Max really struggling. When your tires go off too, he's got to add some to that's the right call. Drive the length of the 5 seconds, 5 seconds. This is very smart. Yes. So now there is no penalty awaiting. Put him in a fight with, yeah. Monaco, where Perez took pole. And then they'll return to line for the Formula podium. So stay where you are. Order another beverage. Order me one too. Now that's a little bit concerning. Sure, yeah. The spirit getting ahead of it. Well, it's a little late for them to do that. When he wants Perez to get toe, and he wants him to get deep. One more chance. Here we go. Right past our commentary position. They're going to be side by side down the straight. Victor! The track. That's 3 out of 3 here at the stage box. Where do you see who will be handling the post-race interviews with our podium finishers, and then the podium ceremonies, and a whole lot more, including musical acts. Stay with us, and please do not attempt to access the racetrack.
amici di Race Anatomy, bentornati con gli amici pochi ma buoni dello scuderia Ferrari Claudio Castanedolo. Siamo venuti fino a Las Vegas perché ci avevano detto che bisognava andare a Lourdes. Alla fine tra Lourdes e Las Vegas abbiamo scelto Las Vegas, ci avevamo quasi preso e invece è andata come non ci aspettavamo dopo le qualifiche. Ma caro Manu, salutiamo il press che sta ancora riparando le buche, vero? Sì, Sulla strip di Las Vegas le ha riparate lui, pensate? Ragazzi, noi ci abbiamo provato, vogliamo tantissimo bene alla Ferrari, vogliamo tantissimo bene ai Carletti. Esatto. Grande Carletto oggi e comunque sempre Forza Ferrari! Giustamente il buon Manu Micheletti mi fa notare, ma non è che questi braccialetti vanno avanti a suonare, a sbarluccicare? Faccio vedere che ce l'ho anche io, Non siamo... ce l'hanno dato, se vedevate le lucine quando passava il primo chi era in testa nella zona della sfera si illuminava sta cosa. Il problema è che non si spegne più.